siete con Marco e John su Radio GRP, ma siamo felici di risentirla perché la sentiamo a distanza, quindi non ci può chiedere i compiti. No, non ci può, no, è a scuola, non ci può interrogare. Sì. Proprio è davanti a scuola in questo momento abbiamo la nostra professoressa italiana, la professoressa Danila Elisa Morelli. Buongiorno a tutti, come state? Ma bene, buongiorno, non ci fa paura, perché è lontana. Ma la settimana prossima vedrete, Ma che fortuna, ma porta anche il registro? Ma ovviamente sì, sia elettronico sia, se volete, lo compro anche cartaceo, perché esistono ancora quelli cartacei. Io ricordo ancora il registro, quello cartaceo. Il registro della scuola era innanzitutto con un cartoncino, era azzurro, blu, sì. E dentro aveva tutte queste pagine strane con tutte le colonne, le storie. I miei erano molto disordinati, vedevo quello delle colleghe che sembravano opere di Manuensi. Io ho tutto un pasticcio. Lo so, con i disegnini faceva. Cosa? Faceva i disegnini sul registro? Di tutto, ecco. Di tutto di più. Le faccine, gli smile, esatto. Senta, come devo dire prima una cosa, sì. però. Io ho il primissimo colpo. No, ha passato anche l'esame di guida al primissimo colpo? Sì, ma c'era il barbatrucco perché mi hanno fatto fare qualche lezione di guida in più. Gratis. Leggevo qua invece, è arrivato un messaggio che dice passato il primo colpo, la moto a 16 anni e l'auto a 18 anni, non si poteva sbagliare perché il soldo era poco. E quindi aveva fatto il minimo delle guide 6 e alla fine l'ha passato perché sì, non si è vero, perché anche a me, io, avendo sbagliato l'esame di guida, mi avevano obbligato a fare altre 2 guide. Che costavano? Mi sembra in più, se ricordo bene. Vabbè, lo so, è un po' dura di comprendonio. Non si può dire. Galli interrogato. Esatto, Galli interrogato. Alla prima, va bene, sono indisciplinato, lo so. Allora, il primo giorno di scuola, come dobbiamo prenderlo? Visto che ad esempio il mio piccolo ha avuto il primo giorno di scuola ieri, il mio grande l'ha avuto oggi, no? In questi giorni tutti cominciano. Sì, figuratevi che la mia scuola è iniziata addirittura lunedì. Pure. Quindi insomma, come bisogna prenderlo? Con tanta filosofia. Sì. I ragazzi sicuramente devono cercare di non arrivare a scuola completamente in libertà di cervello, nel senso che devono qualche giorno prima, ma ormai è andata, iniziare timidamente a riguardare libri, quaderni, insomma. Guardarli da lontano. No, ma anche solo mettersi a posto. Io gli ho detto, ragazzi, ma mettetevi a posto la roba, la scrivania. Niente. La scrivania, perché l'ordine esterno sembra stupido, ma corrisponde anche a un ordine interno. Ci vuole serenità. Io per esempio mi sono stupita al primo giorno di scuola ai ragazzini di seconda e terza media che entravano entusiasti, e noi professori eravamo molto meno entusiasti, perché c'è questo mito da sfatare che i ragazzini pensano che noi insegnanti siamo lì apposta per torturarli, ma in realtà noi faremo molto altro. No, si dice che voi stiate a digiuno tutta l'estate, che aspettiate i bambini, i ragazzini per mangiarli poi a come i settembre. comunisti. Esatto. In Russia i comunisti mangiavano i bambini, sì. Un trucco durante l'anno è sicuramente rendersi simpatiche le materie antipatiche, come anche solo con una copertina divertente, con l'evidenziatore del colore che ci piace, cioè fare in modo tale che quello che ci sembra più ostico divenga perlomeno passabile. Poi ovviamente, come dico anche ai genitori dei miei alunni, ci vogliono le ore di sonno corrette, perché il cervello dei nostri ragazzi è in formazione e quindi il riposo è necessario. Sganciarsi da cellulare e tablet almeno un'ora prima di andare a letto, perché altrimenti l'adrenalina è alle stelle. Sono tutti questi dei trucchi, insomma. Poi ovviamente fare attività sana, attività sportiva, mangiare cibo sano, non bere bibite che vanno molto di moda adesso, tutte con cose, ingredienti dentro che fanno impressione. Ho capito ma che cos'è, un collegio? Ragazzi, il problema dell'attività sportiva, mi scusi prof, però è abbastanza incompatibile con le esigenze che molti professori hanno, ai quali frega una mazza dello sport, ti caricano di compiti e tu, giocoforza, per fare i compiti, anche se ti organizzi, non hai il tempo per andare a fare gli allenamenti e l'attività sportiva. Allora, questo può essere vero in alcuni casi, io ne parlo per esperienza diretta da ex studentessa. Negli anni del mio liceo, io purtroppo l'adolescenza, lo dico sempre, l'ho perduta per strada. Non tutti i licei sono così, non tutte le scuole sono così, a volte basta veramente organizzarsi. E poi si può anche parlare con certi docenti, e non è che... Ci ho provato. La situazione è un po' questa. Le novità di quest'anno cercano di andare un po' nella direzione di
togliere qualche cattiva abitudine ai ragazzi. Esatto, parliamo dei cellulari perché ne abbiamo parlato anche noi ieri in radio, ne stanno parlando tutti, cioè quest'anno sono vietati i cellulari, li ritirate? Allora, qui ci sono scuole di pensiero diverse, uso l'espressione non a caso, perché alcune scuole ritirano i cellulari il mattino appena i ragazzi arrivano, Sì. o mettendoli nel cassetto della cattedra, oppure addirittura hanno acquistato degli armadietti appositi con lucchetto e quant'altro. In realtà questa modalità, per esempio nella mia scuola, non l'abbiamo adottata, anche perché, detto tra noi insegnanti sappiamo benissimo che il cellulare che viene consegnato non è quello con cui i ragazzi smanettano sotto al banco. È quello rotto, esatto, vecchio, sì sì. Modello, anche perché i genitori di oggi ne comprano nuovi in continuazione, quindi per i ragazzini è molto semplice consegnare un cellulare. Guardi, io vorrei registrarla e mandarla a tutti i ragazzi adolescenti, soprattutto alle scuole superiori, perché sono convinti, quando anche quando ci sono i compiti sempre vengono requisiti i cellulari, sono convinti che il professore sia così, diciamo, un po' vecchio e scemo, che non si accorga che magari potresti aver consegnato appunto un cellulare di cui non te ne fai nulla. Che se i prof sono come te fanno finta di non vedere perché sanno che se vedessero sarebbero note per tutti. No, dovrebbero prendere soprattutto poi da quest'anno dei provvedimenti disciplinari molto molto gravi. Certo. Visto che quest'anno tra l'altro un'altra novità che io sono contenta ci sia è il voto di condotta numerico di durata annuale. Se il voto di condotta è 6 c'è bisogno di fare delle ricerche di educazione alla cittadinanza prima di passare l'anno, se il voto è 5 sei bocciato direttamente, quindi potresti avere 10, ma se hai 5 di condotta ti rifai l'anno. Professoressa, la dobbiamo salutare perché il tempo è tiranno, saremo a ascoltarla per ore, non lo diciamo solo perché professoressa. Solo perché non vogliamo il 5 in condotta. Esatto, solo per quello, non perché lo crediamo. Grazie mille, buona giornata, ci saluti. Saluti a tutti gli ascoltatori. E lei ci saluti i suoi studenti, arrivederci. Arrivederci. Salve.